Per Messaggero, volevo chiedere al signor McConaughey, mi sentite? Devo scendere, ok. Volevo chiedere al signor McConaughey qual è stata la parte più difficile nell'interpretazione di questo ruolo, grazie. The most difficult part. I mean, probably the fact that we finally got it made. I was telling some people last night, and I shared this story in America. This script was around for 20 years, and it was rejected 137 times. So it was a minor miracle, just the fact that we did get it made. The financing fell through many times. It fell through on us 5 weeks before we were scheduled to shoot. So the fact that we got it made was the most difficult part. And I think the hardest part for me, I don't know if it was really hard. It was just it was a different challenge than I've ever had. This guy Ron Woodruff was dealing with rage a lot. I mean, he had opposition everywhere. You know, one being death being in opposition. How is he going to stay alive? The FDA being in opposition. And so for me, a challenge was trying as a performer to show variation of rage in the face of the different oppositions. And so it didn't get repetitive. So Ron had a real identity and a real specific angle towards each opposition, which he confronted throughout the film. So as an actor, that was the biggest challenge. But overall, the main challenge was just the fact that we got this thing made and now we can present it. La parte più difficile? Ma penso, probabilmente, e ne ho già in parte parlato ieri sera, il fatto di riuscire a realizzarlo questo film. La sceneggiatura praticamente ha girato nel tentativo di realizzarla per una ventina di anni ed è stata rifiutata ben 137 volte e tante volte i finanziamenti che sembravano esserci poi sono spariti, non c'erano i soldi. Anche per quello che ci riguarda ci sono venuti a mancare i soldi 5 settimane prima del giorno di inizio delle riprese, quindi la parte più difficile è stata quella di riuscire a farlo. Per quello che mi riguarda, la cosa più dura, anche se non la posso definire dura, forse la posso definire la sfida in un certo senso più difficile, è che Ron Woodruff è un personaggio che ha a che fare, che ha tanta rabbia dentro di sé, in quanto si scontra con tutta una serie di opposizioni. La prima è rappresentata dalla morte, perché lui ovviamente fa di tutto per rimanere in vita, per continuare a vivere, l'altra è l'FDA. Quindi la sfida principale per me è stata quella di mostrare tutta una serie di variazioni sul tema della rabbia, ai vari elementi, alle varie opposizioni che gli si presentavano, in maniera da non dare come performer, come interprete un atteggiamento o una recitazione che fosse troppo ripetitiva. Quindi ho dovuto cercare di mostrare la rabbia del mio personaggio rispetto alle varie opposizioni da una differente prospettiva, una differente angolatura. Questa è stata, per quello che mi riguarda personalmente come attore, la sfida più difficile. L'altra in generale è quella di riuscire a farlo il film. Buongiorno, proprio a proposito di questo io volevo sapere se lei è stato coinvolto, quando è entrato, quando ha cominciato a interessarsi del progetto, visto che sono 20 anni che girava questa sceneggiatura, e poi volevo un commento in merito alla sua prima nomination agli Oscar. Lei concorre anche con dei colleghi con cui ha lavorato in The Wolf of Wall Street, e cosa ne pensa della grande bellezza, visto che è un film italiano in cui... Okay. We've got a few questions there. Yes. The first question. When will you get Yeah, well, I got involved. It came across my desk about 5 years ago, so a little less than 4 years before we got it made. There was no director attached. There was no one attached. So I attached myself and said, "I know I got to be a part of this. I'm not sure when." So I remember that year saying, "Look, let's try. What about this year?" And this was 5 years ago, and everyone said, "No, that's impossible. There's no financing. We can't get it made." The next year, I always had it on my desk. You know, when I first read this script, I remember the first thing that I wrote on the cover was, "This has fangs." You know, fangs? Yeah. Yeah. And it got its fangs in me. So I didn't know when we were going to get it made. I tried to get it made. I tried to schedule myself to do it, but it was never going to become real. Just financing never became real. So it kept passing to the next year. Now what happened
the year that we made it, I believe it was in early January, and we made this film in the fall. I just said, you know what, we're going to make it this fall. Like I had said years before. And everyone goes, oh, okay, great idea, but it's probably not going to happen. I was like, no, 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 we make it this fall. Around the same time, Jean-Marc Vallée, the director, got a hold of it. He had read it. He and I took a meeting in New York, and all of a sudden, that was the first two new pieces of the puzzle that had come together. He said he wanted to do it. I said I wanted to do it with him. And yet we still didn't have financing. But we didn't flinch, is the best way I can put it. We didn't, when someone said you're not going to get it made this fall, we never considered that to be a possibility. And by not flinching, by not even listening to the possibility that it wouldn't get made that year, we built some momentum. And all of a sudden some people did come up with some money. Then we had the money. We thought we had the money. It was not real money. It fell through. And 5 weeks out before shooting, we still didn't have the money. But again, we did not flinch. And then I got, I had lost, I think, 40 pounds at that point, and someone said, I think we're going to have to push it to the spring. And I didn't flinch. I just looked at them. I said, no, we're not pushing it to the spring. We're doing it this fall. And that money fell through. Somebody else came up with some money. We cashed the rest of the thing. And it was really like the money was just right behind us. It was never really in front of us. It was right behind us the entire time, as soon as we started making it. So that's where my involvement came in. What was the second question? I'll tell you later. La seconda gliela dico dopo. Devo dire che la sceneggiatura è arrivata sulla mia scrivania circa 5 anni fa. Diciamo più o meno 4 anni prima che poi finalmente riuscissimo a realizzarlo. Quando è arrivata sulla mia scrivania non c'era nessuno che ancora era coinvolto, comunque legato alla realizzazione, non c'era regista, non c'era assolutamente nessuno. Io ho detto, dopo averla letta, mi sono detto io devo partecipare a questo film, anche se non so in che forma e ne so quando. E quello stesso anno abbiamo detto, mi sono detto, lo faremo, cercheremo di farlo quest'anno, e invece non ci siamo riusciti ed è slittata all'anno successivo, e stiamo parlando della prima volta di 5 anni fa. Ogni anno dicevo, quest'anno lo facciamo, e invece non si riusciva a farlo e passava all'anno successivo. Quello che una volta letta la sceneggiatura, la prima cosa che io ho scritto sulla copertina della sceneggiatura è: questa sceneggiatura ha le zanne, e io sono stato azzannato. Ormai mi aveva preso e quindi avevo assolutamente intenzione di realizzarlo, anche se poi continuava a slittare all'anno successivo. L'anno in cui siamo riusciti a realizzarlo, mi ricordo, era all'inizio di gennaio, e io ho detto: questa sceneggiatura verrà trasformata in un film nel prossimo autunno. E qualcuno ha cominciato a dire, bah sì, l'hai detto anche l'anno scorso, slitterà di nuovo. Io ho detto no, quest'anno la cosa si farà, riusciremo a realizzarlo, riusciremo a farlo. E ovviamente la sceneggiatura in tante occasioni sembrava che ci fossero i soldi per finanziarla, e poi i soldi erano spariti. E quell'anno praticamente ci siamo incontrati, Vallée, il regista, quello che poi è diventato il regista del film, anche lui ha deciso che voleva partecipare a questa realizzazione. Ci siamo incontrati a New York e lui ha detto io ci sto, io ho detto io ci sto, però i soldi non c'erano, e abbiamo detto che comunque l'avremmo fatta. Non siamo indietreggiati, non abbiamo mollato, non abbiamo rinunciato, anche se tutti quanti ci dicevano non si farà, non ce la farete a farla. Invece noi ci siamo imposti determinati, abbiamo detto vogliamo farla, abbiamo continuato a non mollare, e questo fatto di non cedere, di non fare marcia indietro ha consentito di costruire la spinta verso la realizzazione del film. All'improvviso sono venuti fuori i soldi, noi pensavamo che fossero reali non erano. 5 settimane prima dell'inizio delle riprese spariti questi soldi, ma anche lì non abbiamo mollato, non abbiamo rinunciato. Io nel frattempo avevo anche perso circa 20 kg e qualcuno ha cominciato a dire forse è il caso di spostarlo, di rimandare le riprese a primavera. Io ho detto non se ne parla neanche, io lo faccio in autunno. E quindi nonostante i soldi a quel punto non fossero reali, però alla fine c'è stato questo piccolo miracolo, siamo riusciti a mettere insieme dei soldi, dei finanziamenti che ovviamente non avevamo a disposizione alle nostre mani, comunque le avevamo alle nostre spalle, nel senso che comunque riuscivamo a mettere insieme i pezzi per poter realizzare il film, e alla fine ce l'abbiamo fatta.
E la seconda? The second question was, qual era la seconda? Oscar? You are nominated for the first time. Yes. So you have a bunch of colleagues being nominated for the Wolf of Wall Street. Yes. Yeah, I went and got to work on Wolf of Wall Street. I only worked for 5 days. So Jonah Hill was nominated, and Leonardo was nominated, and Leonardo's been nominated many times. Why is that funny? Che c'è da ridere? Allora io non è che ho fatto Wolf of Wall Street, perché io ho lavorato 5 giorni, quindi è stato nominato Hill, è stato candidato Hill, è stato candidato Leonardo, che di candidature ne ha avute tante. Then I'll tell you a little story. I find out that Martin Scorsese wants to meet me about offering me a role in The Wolf of Wall Street. I went to film school at my university in 1992, and I was studying Martin Scorsese's films, right? So all of a sudden we cut to, 20 years later, and it hit me as I was going to his house to go meet him. I was like, this is the guy that you studied in film school, and you're going to meet this director for this role. And then as we arrived at his apartment, I started to get out of the car, and I stopped, and I go, no, wait a minute. Someone's driving you to go meet this director. So it added a little extra kick in my step. I went in and met Marty. The first thing I noticed about Mr. Scorsese is how much film knowledge he had, film history, and two, how much he loved funny. It was so nice to see how much he liked funny. And so the part, as you saw, it was one really high-powered, sort of the lightning rod scene, and I went off and did my own research and wrote some things and had some different improvisations written down. And when I went and just tried them out, Martin was all for it. He was for more of it. And I think, after about the first 5 takes, he and I didn't even really speak English to each other. We were doing sounds, and he loved all the. We really didn't speak English. It was great. We spoke very much on musical terms, and I remember that we shot that scene that morning, and yeah, that was a lot of fun. Vi racconto una storiella. Quando ho scoperto che Martin Scorsese mi voleva incontrare per eventualmente affidarmi un ruolo in The Wolf of Wall Street, mi sono ricordato che io ho frequentato la scuola di cinema nel 1992 presso la mia università, e lì studiavo i film di Martin Scorsese. Erano quindi le nostre lezioni. Stacco 20 anni dopo, ecco qua che io mi sto dirigendo verso casa sua e mi sono detto, aspetta un attimo, ma questo è il tizio che io 20 anni fa studiavo a scuola, di cui studiavo alla scuola di cinema i film. È stata una cosa un po' strana, e poi scendendo dalla macchina mi sono fermata e mi sono detto, aspetta un attimo, mi stanno portando in macchina da lui a incontrarlo a casa sua, nel suo appartamento. È stata una cosa bellissima. Peraltro la prima cosa che ho notato dopo il nostro primo incontro, A, che lui ha una profondissima conoscenza di cinema, B, che ama tantissimo le cose divertenti, le parti divertenti, che gli piace moltissimo, gli piaceva moltissimo. Quindi mi è stato offerto questo ruolo che poi in realtà la mia scena, insomma, è una scena un po' tipo un fulmine, e io comunque mi sono documentato, ho fatto ricerca, ho buttato giù delle cose anche improvvisate, l'ho provata, sono andato da lui, gli ho fatto vedere quello che avevo pensato di mettere su come personaggio, e a lui è piaciuta subito, è piaciuta immediatamente. Quindi diciamo che dopo 5 riprese ormai non ci parlavamo più neanche in lingua, parlavamo in musica, praticamente ci siamo espressi in termini musicali. Abbiamo girato quella scena quella mattina e devo dire che è stata estremamente divertente. Third question was about